Ci sono poche serie capaci di resistere al tempo come i Simpson e ancora meno riescono a far parlare di sé con la stessa forza anche dopo decenni. Diciamoci la verità, per molti i Simpson sono più vecchi di chi li guarda, eppure continuano a dividere, affascinare e generare storie a raffica, quindi sì, è arrivato il momento di tornare nell'universo mitico dei Simpson. Questa volta ci concentreremo solo sulle stagioni dalla 1 alla 8, considerate da molti l'epoca d'oro della serie, ma perché proprio un iceberg? Prima di tutto perché per una volta ci andava di sperimentare anche noi con questo formato. Un iceberg è una classificazione narrativa a livelli, si parte da ciò che è noto in superficie fino ad arrivare a ciò che è più oscuro e sommerso. Oggi tocca alla famiglia più famosa d'America. Domani, chissà, magari sarete proprio voi a suggerircelo nei commenti. Ovviamente ci saranno spoiler, ma ormai queste prime 8 stagioni, grazie all'infinita rotazione su Mediaset, le conosciamo praticamente tutti a memoria. E allora apriamo le danze. Se c'è un episodio che ha rischiato di far saltare tutto ancora prima dell'inizio, è proprio Sola senza amore, quello che doveva essere il vero pilota dei Simpson, ma si rivelò un mezzo disastro. Venne completamente ripensato e trasmesso soltanto come ultimo episodio della prima stagione in una versione profondamente rielaborata. È incredibile pensare che una delle serie più longeve della storia sarebbe dovuta partire proprio da lì. Facciamo però un passo indietro. Perché questo episodio pensato come inizio fu mandato in onda solo alla fine? E soprattutto perché si decise di cominciare con un episodio natalizio? La risposta è un mix di necessità e caos creativo. Con il Natale alle porte serviva una puntata a tema, così si scelse Un Natale da Simpson per aprire col botto. Nel frattempo la versione originale di Sola senza amore era talmente mal riuscita che Matt Groening e il suo team si trovarono costretti a ricominciarla da capo. Rianimazioni, riscritture, un lavoro di totale rifinitura. Su YouTube circolano ancora oggi circa 5 minuti dello storyboard originale ed è inquietante. Animazioni grezze, movimenti innaturali, espressioni strane, tutto appare lontanissimo da quello stile a cui i Simpson ci hanno abituati. Sembra quasi un universo alternativo eppure reale. Tra tagli e revisioni, molte delle scene originarie vennero recuperate e inserite proprio nel 13° episodio della prima stagione, che mantenne il titolo ma con un tono completamente rifinito. Come se l'anima dei Simpson fosse davvero nata solo dopo aver superato quel primo clamoroso inciampo. E a proposito di soldi e marketing, in quegli stessi anni nasceva un sodalizio leggendario, Bart Simpson e le barrette Butterfinger, una serie di spot entrati nella storia dove il nostro teppistello preferito ripeteva lo slogan "Nessuno può toccare il mio Butterfinger", poi modificato in "Nessuno meglio di me può toccare il mio Butterfinger". E qui arriva il colpo di scena. Milhouse fu creato proprio per questi spot pubblicitari, lo ha raccontato lo stesso Matt Groening nei contenuti speciali dei DVD della stagione 8, quando i Simpson erano ancora soltanto corti animati all'interno del Tracy Ullman Show. E sì, è proprio da lì che tutto è cominciato, da quel programma comico andato in onda tra il 1987 e il 1990, capace di vincere 10 Emmy e regalare al mondo la famiglia più gialla e più disfunzionale della TV. Il primo cortometraggio dei Simpson fu trasmesso il 19 aprile 1987, ancora grezzo con le voci provvisorie, seguito da altri 48 brevi sketch animati che si conclusero il 14 maggio 1989, appena 7 mesi prima dell'esordio ufficiale della serie autonoma. Ma se parliamo di momenti epici, impossibile non citare Chi ha sparato al signor Burns, il primo e unico vero cliffhanger della serie capace di tenere il pubblico col fiato sospeso per mesi. Springfield intera odiava Burns e quel colpo di pistola che lo lascia steso a terra sembra uscito da un classico giallo ma rivisitato in salsa animata. Il colpevole, sì, fu Maggie, ma la verità emerse solo dopo una lunga ondata di speculazioni, teorie e perfino scommesse nei casinò dove le probabilità a favore di lei erano date 70-1. Per mantenere il segreto, la produzione arrivò a creare decine di finali alternativi, accusando di volta in volta Barney, Apu, Smithers e persino il piccolo aiutante di Babbo Natale, tutto pur di evitare fughe di notizie. In quella stessa scena si nasconde un altro dettaglio che ha fatto impazzire i fan. Tra la folla che si raduna intorno alla scena del crimine si intravede un Krusty con il volto di Homer, una specie di fusione tra i due, senza le borse sotto gli occhi, con tratti leggermente alterati, tanto da dare vita a una teoria secondo cui Homer si sarebbe travestito da Krusty per confondere le acque. La verità però è molto più semplice: un errore del reparto di animazione corretto all'ultimo minuto, trasformando Homer in un Krusty senza che nessuno se ne accorgesse davvero.
Del resto c'era una ragione se i due si somigliavano così tanto. Nei primissimi corti del Tracy Ullman Show l'idea iniziale era che Homer e Krusty fossero in realtà lo stesso personaggio e che Bart avrebbe scoperto il segreto. Ma portare avanti una trama del genere si sarebbe trasformato in un incubo narrativo, così si scelse di separarli, dando vita al Krusty che conosciamo oggi. Grottesco, iconico, perfetto per regalare momenti di comicità surreale. E a proposito di icone pop nate quasi per caso, la band dei Fall Out Boy, esplosa nei primi anni 2000, deve il proprio nome proprio ai Simpson. Il riferimento è a Fall Out Boy, il giovane assistente di Radioactive Man, e pare che la scelta sia nata in maniera del tutto casuale. Un fan urlò il nome durante un concerto e la band lo adottò all'istante. Da lì in poi il legame diventò quasi ufficiale, tra citazioni incrociate e perfino una cover del tema dei Simpson nell'episodio Lisa regina di Facebook. E se pensate che Marge Simpson sia soltanto una madre paziente con una chioma blu improbabile, preparatevi a un colpo di scena fuori di testa. Secondo le primissime idee di Matt Groening, sotto quei capelli dovevano esserci delle orecchie da coniglio. Avete capito bene, nella prima versione del gioco arcade dei Simpson, se Marge veniva colpita da una scarica elettrica o aspirata da un aspirapolvere, si vedevano le sue ossa e spuntavano due lunghe orecchie da coniglio, come se fosse uscita direttamente dal mondo di Life in Hell, il fumetto satirico creato dallo stesso Groening, popolato da conigli antropomorfi e spirito punk. Fu proprio da lì che nacque quella suggestione folle, poi confermata nei commenti audio dei DVD della stagione 4, dove Matt ammise apertamente che l'idea c'era davvero, anche se fu abbandonata per non rendere Marge troppo aliena. Oggi rivedere certi flashback o le acconciature monumentali di Marge fa quasi sorridere, pensando che sotto potesse celarsi qualcosa di così assurdo, ma immaginate per un attimo il caos nella fanbase se davvero fosse apparsa una Marge con due orecchie da coniglio in bella vista. Sarebbe stato il colpo di scena più folle mai scritto, altro che chi ha sparato al signor Burns. E a proposito di colpi di scena, eccone uno che ha davvero dell'incredibile: Michael Jackson nei Simpson. Un episodio pensato su misura per lui, scritto con il suo contributo creativo e interpretato ma solo a metà. Per contratto con la Epic Records, Jackson non poteva cantare né essere accreditato con il proprio nome, così per le parti vocali fu chiamato Kip Lennon, mentre nei titoli di coda il re del pop comparve sotto lo pseudonimo di John J. Smith, dando vita a uno dei camei più misteriosi e criptici della televisione anni 90. E non è tutto, Jackson avrebbe anche coprodotto Do the Bartman, un singolo rap cantato da Bart che divenne una hit clamorosa nel Regno Unito, in Irlanda e in Australia. Il suo coinvolgimento fu negato per anni, finché Matt Groening lasciò trapelare che sì, Michael ci aveva messo lo zampino, ma senza poter firmare nulla per via di vincoli contrattuali. Il video musicale fu diretto da un certo Brad Bird, lo stesso che pochi anni dopo avrebbe creato capolavori Pixar come Gli Incredibili e Ratatouille. Nel frattempo, l'indirizzo più celebre della TV, 742 Evergreen Terrace, diventava un vero e proprio enigma architettonico. Se osservata con attenzione, la casa dei Simpson è semplicemente impossibile da decifrare: stanze che cambiano posizione, scale che appaiono e scompaiono, ambienti che si spostano da un'inquadratura all'altra. Nel 1992 arrivò persino il momento Oprah Simpson, un servizio dietro le quinte in cui la regina della TV americana visitò gli studi e venne trasformata in un personaggio animato. Intervistava la famiglia gialla con tanto di Marge che le sistemava i capelli con le sue mani azzurre, un piccolo gioiello di assurdità anni 90 che oggi sembra uscito da un sogno surreale. Con l'andare delle stagioni anche i personaggi secondari iniziarono a prendere forma più precisa. Selma, la sorella di Marge, inizialmente era quasi indistinguibile da Patty. Nelle prime puntate portava degli orecchini a forma di S, un dettaglio semplice ma geniale che la rendeva riconoscibile a colpo d'occhio. Poi gli autori optarono per un design più sobrio. C'è poi il caso di Clancy Bouvier, il padre di Marge, un personaggio talmente poco definito che nessuno sa davvero che aspetto abbia. In alcune puntate ha i capelli blu, in altre rossi, a volte anziano e curvo, in altre sembra un giovane padre appena uscito dal college, un fantasma animato che cambia volto a seconda dell'umore degli autori, perfetta incarnazione della filosofia elastica dello show dove la coerenza è sempre sacrificabile per una buona gag. Se parliamo di episodi indimenticabili non possiamo non citare Bart vende l'anima. In questa puntata Bart vende la propria anima per $5, ma finisce per pentirsene amaramente.
Non riesce più a ridere, non sogna e non sente nulla. Solo alla fine Lisa gliela restituisce in segreto. L'episodio presenta buchi temporali evidenti. Bart è in strada mentre Lisa dovrebbe essere già a casa, ma in fondo non è importante. Ciò che conta è il messaggio. L'anima non si può comprare e nemmeno davvero vendere. E così torniamo all'inizio di tutto, perché nulla di tutto questo sarebbe esistito se quel giorno nella lobby del Tracy Ullman Show Matt Groening avesse proposto il suo fumetto Life in Hell, ma non lo fece perché non voleva cederne i diritti. Improvvisò. Prese un foglio, disegnò una famiglia disfunzionale, partì dal termine Brat Monello e inventò Bart. Quei bozzetti furono spediti così com'erano, gli animatori li usarono senza rifarli ed è proprio da lì che nacque lo stile grezzo e riconoscibile dei primi corti. Poi c'è Krusty il Clown, ispirato al vero Rusty Nails, un clown di Portland che conduceva programmi per bambini tra gli anni 50 e 70 quando Groening era ancora un ragazzino. La cosa incredibile, Rusty apparve davvero nello speciale per il 20° anniversario dei Simpson in 3D su ghiaccio, un cerchio che si chiude in un modo talmente assurdo da sembrare inventato, e non potevano mancare i progetti mai realizzati come Racconti da Springfield, uno spin-off concepito per raccontare mini storie sui cittadini secondari della città. 3 corti per episodio nello stile di La paura fa 90, l'idea fu approvata ma richiedeva troppe risorse e fu messa da parte. Anche per i Simpson a volte i sogni devono restare nel cassetto. Adesso siamo davvero in fondo, dove le teorie si mescolano ai sogni mai realizzati, ai glitch dimenticati, alle leggende animate che si dissolvono nel buio, perché ogni iceberg che si rispetti ha un ultimo livello, quello dove tutto si fa indistinto, e lo chiudiamo con una valanga di idee perdute e momenti d'archivio segreto dei Simpson. Krusty il Clown a un certo punto avrebbe dovuto lasciare Springfield per trasferirsi a Los Angeles e condurre un talk show su palafitte, letteralmente con castori che rosicchiavano i piloni del set. Tutto era già scritto e disegnato, ma il progetto fu congelato nel limbo dei contratti durante i famigerati tiri tardi della Fox, una follia hollywoodiana bloccata sul più bello. Anche il campo di Krusty, uno degli episodi cult della serie, stava per diventare un lungometraggio, ma la sceneggiatura non reggeva 2 ore, quindi niente film. Lo stesso destino toccò a un progetto chiamato Sasia, parodia di fantasia in chiave Simpson, abbandonato dopo i primi storyboard. E se vi dicessi che Troy McClure avrebbe potuto avere un film live action tutto suo con Phil Hartman nei panni del protagonista, era tutto pronto fino alla tragica morte dell'attore nel 1998, un colpo durissimo che chiuse per sempre le porte a uno spin-off che nessuno avrebbe mai potuto più interpretare. Infine, il mistero del dottor Nick Riviera, il medico più inaffidabile della televisione, ha lasciato tracce sparse della sua famiglia. La moglie appare una sola volta, il figlio corre dietro una finestra, una nonna stramba con un look da Koopa Troopa compare in una scena del tutto non canonica. Un'intera genealogia avvolta nella gag fluttuante come ogni mito che si rispetti. E se pensavate che Michael Jackson fosse l'unico grande assente presente nella serie, sappiate che esisteva anche un episodio di Prince completamente scritto, pensato come sequel spirituale di Bart e il suo amico Michael Jackson, con Conan O'Brien coinvolto nella scrittura ma mai realizzato, pare per divergenze creative. Oggi ne sopravvivono solo frammenti di sceneggiatura sparsi online e ci fanno rimpiangere ciò che sarebbe potuto essere uno degli episodi più iconici di sempre. E poi c'è la leggenda di Silent Sam, un personaggio del 1920 quasi identico ai primi bozzetti dei Simpson. C'è chi sostiene che Matt Groening lo abbia inconsciamente copiato disegnando nella lobby della Fox, mentre altri parlano di pura coincidenza, perché quel Sam in America era praticamente sconosciuto. Suggestione, ispirazione dimenticata, misteri gialli. Poi c'è Bo Sislak, povero Bo, bersaglio costante delle telefonate scherzo di Bart, ma secondo alcuni fan Bo sapeva benissimo che dietro quei nomi ridicoli tipo I'll Be Back o Ivana Tinkle c'era proprio Bart, e rispondeva comunque perché quelle telefonate lo facevano sentire meno solo. Se fosse vero, Bo non sarebbe solo il barista scorbutico di sempre, ma uno dei personaggi più malinconici e teneri della serie. E parliamo di Roy, il coinquilino random che appare nel famigerato episodio Lo show di Grattachecche, Fichetto e Pucci, creato apposta per prendere in giro le ingerenze dei network. Compare dal nulla, cerca di diventare amico di tutti e poi sparisce. Ma negli anni è riapparso in alcuni sfondi, quasi come easter egg vendetta contro chi cerca di forzare lo storytelling con personaggi cool e marketing a caso. E parlando di sfondi bizzarri, vi ricordate Una giornata alla centrale nucleare, uno dei primissimi episodi? A un certo punto Sherry e Terry
camminano insieme, ma Sherry appare senza corpo. Solo la testa che fluttua come in un film horror anni 80, un errore di animazione dei primi tempi, oggi affettuosamente cult, ma all'epoca era puro caos tecnico da budget ridotto. E chiudiamo con una delle frasi più celebri mai dette da un presidente americano riguardo a una serie animata. George H.W. Bush nel 1992 disse che voleva famiglie più come Walton e meno come i Simpson, ma alla fine l'America ha finito per riconoscersi proprio in loro. E con questo cala il sipario sul nostro viaggio nell'iceberg delle prime 8 stagioni dei Simpson, un abisso di misteri, easter egg, retroscena dimenticati e genialità animata che solo una serie così poteva contenere. Ma ora tocca a voi. Quale universo volete esplorare nel prossimo iceberg? Scrivetelo nei commenti e preparatevi a scendere ancora più in fondo. Beyond All.